Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio parlarvi, come avete visto dal titolo, dei consumi reali del piano induzione. Oggi siamo qui nella mia cucina, quindi siamo proprio a casa mia e vi farò vedere quanto realmente consuma il piano induzione. Mi faccio aiutare da questo dispositivo qui della Sonoff, il Power Ring, che ho fatto la recensione, così vi faccio vedere in diretta quanto sta consumando. Questo l'ho collegato con la pinza amperometrica direttamente sulla fase che arriva all'induzione, perché ho fatto un collegamento diretto dal mio contatore direttamente qui, e così viene fatto direttamente sulla sua fase, quindi il consumo solo del piano induzione. Benissimo, allora, come vedete qui adesso sto usando l'applicazione EWILink, vi faccio vedere qui, ed è a 0 watt, che non sta consumando nulla. Bene, perché voglio farvi questo video qua? Voglio farvi questo video qua perché, come sapete tutti quanti, o chi mi conosce o chi mi segue, ma chi non mi segue, bene, magari iscrivetevi al canale che è gratuito, così mi aiutate anche a portare altri video. Io lavoro in un negozio expert e tante persone, tanti clienti vengono lì che hanno preso paura, tra virgolette, di quanto consuma un piano induzione. Bene, il piano induzione innanzitutto può essere regolato, che non può consumare più di tot watt o kilowatt, come volete dirgli. Posso dirgli non consumare più di 1500 watt, 2000, 2500 e 3000. Per questo ho fatto un video che in caso vi lascio in descrizione dove si può mettere il regolatore. Per tutti i vantaggi del piano induzione ho fatto un altro video che se volete vi lascio sempre in descrizione se volete andare a vederlo. Bene, allora sappiate che il piano induzione è efficiente al 90%, un piano a gas è efficiente dal 40 al 50%. Che cosa significa? Che se io ho una potenza di 100, il piano induzione me ne rende 90, mentre il piano a gas, se ho una potenza di 100, me ne torna 50. Tutto il resto, l'altro 50%, va perso nell'ambiente o ci sono queste dispersioni qua. Giusto per farvi capire quanto efficiente è un piano induzione. Bene, allora per i vantaggi di quelle cose là, non voglio parlarne oggi, voglio farvi capire realmente quanto consuma. Io ho tolto tutto quanto gli limitatori e adesso è al massimo, perché comunque a casa ho un 6 kW di contatore, quindi posso andare tranquillo. Benissimo, quindi mi farò aiutare, come vi ho detto, dal Sonoff Power Ring e tramite l'applicazione EWILink che vi faccio vedere qui, adesso andiamo a vedere quanto consuma. Registrerò lo schermo e così vediamo in diretta quanto consuma. Allora io partirei, innanzitutto vi faccio vedere tipo con un pentolino del tè per scaldare il tè o per scaldare qualsiasi altra cosa. Poi mettiamo l'acqua a bollire per la pasta, simulerò magari di cucinare delle bistecche e poi cuciniamo anche il sugo per quanto riguarda il nostro pranzo, se qualcuno viene a pranzo da noi. Bene, quindi io partirei subito e andiamo a vedere tempi e consumi direttamente. Eccoci qua. Quindi iniziamo direttamente con scaldare l'acqua della pasta, che magari è quella che ci mette più tempo e quella che consuma più energia. Vedete alla vostra sinistra che c'è lo schermo che è a 0 watt, dove c'è scritto alimentazione è 0 watt, e proviamo direttamente con il nostro piano. Quindi vado a mettere l'acqua della pasta per 4 persone, la metto direttamente qua, che è il fuoco quello più grande, perché ci sono 1, 2, 3, 4. Li chiamerò fuochi, non sono fuochi, sono delle piastre che riscaldano, però è giusto per farvi capire. Accendo il mio piano induzione, lo metto direttamente a 14 e faccio partire anche il cronometro per vedere quanto ci mette. A 14 è il massimo della potenza. Come vedete adesso sta consumando 1400 watt. Posso metterlo anche col P, che sarebbe il booster, diciamo, quello che aumenta più di tutti, e vedrete che il consumo della corrente aumenta. Sentite anche il rumore? Adesso sta consumando 1600 watt, 1636. Logico che così l'acqua bolle molto più velocemente. Vado a mettere un coperchio, che così si mette ancora meno. Nel frattempo voglio scaldarmi, voglio farmi un sughetto. Allora metterò qua, logico che non lo metterò a P perché altrimenti brucio tutto. Vado a mettere a 10, che è il massimo, cioè per scaldare il sugo va benissimo, o per cucinare anche a 12 se volete esagerare, però secondo me già a 10 va benissimo. Allora adesso abbiamo l'acqua che sta bollendo a P, quindi al massimo della potenza,
più il sugo che sto scaldando sono 2100 watt-ora, perché è sempre il consumo che stiamo facendo. Quindi 2145 in questo caso. Ma io non sono, voglio scaldarmi un'altra cosa, adesso metto un pentolino del tè. Dov'è il vantaggio del piano induzione? Che se io vado a mettere una circonferenza di questo genere, lui mi rileva questo pentolino qua e mi consuma per questo pentolino qua. Qui abbiamo una circonferenza, non so, di 22 cm, qua ce l'abbiamo di 10, lui consuma molto di più qua, perché è una circonferenza più grande, un'area più grande da riscaldare. Quindi è tutto proporzionato, non c'è niente che va sprecato. Adesso io metto questo pentolino qua, lo metto a 8 e quindi abbiamo aggiunto un'altra cosa. Come vedete, adesso stiamo consumando 2100. E voi mi direte, ma com'è? Hai aggiunto una cosa, consumo uguale? Sì, perché dopo un pezzettino che sta scaldando, quando arriva il piano induzione va a modulare, quindi va a togliermi un po' di potenza perché non gli serve. E quindi siamo proprio ai massimi livelli di energia e di risparmio soprattutto. Adesso io devo mettere questa pentola qua, perché è molto grande. Vi ho messo l'acqua per simulare perché non mi metto a fare una ricetta che poi non sono un cuoco. Allora sposto questo qui e questo qua lo metto di qua. Quindi adesso accendo tutti quanti, mettiamo questo sempre a 10 che stiamo riscaldando il nostro sugo, dall'altra parte vogliamo cucinare delle bistecche e quindi vado a metterlo, questo qui in fondo, a 12. Allora stiamo facendo bollire l'acqua al massimo, perché qua è quasi cotta, quasi pronta. Qui voglio cucinare le mie bistecche, qui sto scaldando il mio sugo e qui sto scaldando qualcos'altro che adesso non so. Ma penso che qua siamo al massimo di quello che stiamo usando in casa. Al massimo di tutto quello che stiamo usando per cucinare per un pranzo, siamo a 2400 watt. Ora, quindi, che cosa significa? Io sto consumando 2400 watt-ora in questo momento qua, 2005, 2004, 2005, e anche se avessi acceso un frigo o una cosa del genere, i 3 kW ci stanno tutti. Non ho messo nessun limitatore, quindi siamo al massimo della potenza. Adesso vado a vedere l'acqua, sono passati 3 minuti e 35, non sta ancora bollendo, mi sbaglio avevo messo, ecco qua, mettiamo P, e nel frattempo passa tutto quanto. Ok, adesso qua avrà il tasto per la K, ma non serve. Poi possiamo, l'altro vantaggio del piano induzione è che possiamo andare a mettere un timer. Possiamo andare a mettere un timer per ogni piastra che sta scaldando. Quindi vedete che se io voglio, dico no, bene, voglio che questa piastra qua tra 10 minuti si spenga, in modo che non vada bruciata, magari vado via e quindi non voglio che si bruci niente, la lascio accesa. E qua metto il timer per ogni piastra, vedete? È molto comodo da questo punto di vista qua il piano induzione. Ok, quanto manca l'acqua? Manca pochissimo, sta per bollire. E sono passati 4 minuti e 34. Nel frattempo stiamo consumando 2100, 2200, 2200 watt. Quindi vedete che comunque avere i fuochi, cioè quando diciamo che il piano induzione, ah ma se io metto tutti i fuochi al massimo, cosa devo cucinare per fare tutti i fuochi al massimo? Devo far bollire 4 pentole dell'acqua, penso. Ma se devo scaldare un pranzo, una cena per amici, eccetera, penso che questi qua siano i consumi reali. Adesso l'acqua, poi quando l'acqua sta bollendo non serve più tenerla a P, che è il massimo, ma la mettiamo a 14, oppure quando sta bollendo la metteremo a 11-12, altrimenti viene fuori tutta l'acqua perché continua a bollire troppo velocemente. Adesso siamo già andati a 2070 watt ora. Quindi vedete che i consumi non sono esagerati come dicono. Ok, quindi anche se io vado a mettere 13, metto anche di qua 14, mettiamo tutto al massimo, adesso sentite il rumore, andiamo a 3300 watt ora, quindi 3 kW e mezzo circa, ma devo mettere, guardate, qua sta già bollendo, non mi serve per cucinare bistecche che sia così, io qua per cucinare delle bistecche metterò a 10, altrimenti brucio tutto, qua anche sta per bollire, ma non mi serve, quindi vado a mettere, se devo scaldare il mio sugo o cucinare il mio sugo, a 10. Guardate i consumi in diretta, quanto sta facendo.
Questo è quello che volevo dimostrarvi di come e quanto consuma un piano induzione. Adesso andiamo a vedere 6 minuti e 10 e l'acqua sta bollendo. In 6 minuti l'acqua ha già preso l'ebollizione con un piano, con una pentola così grande per 4 persone. Ok, adesso andiamo magari spegniamo questo qua, lo mettiamo a 0, andiamo a vedere appunto i consumi fuoco per fuoco. Allora, con questo qua al massimo, quello più grande, quindi quello della pentola più grande, siamo a 1400 watt. Adesso vado a spegnere, altrimenti bolle tutto e non ci serve in questo caso. Metto a 5, quindi allora, se l'acqua sta bollendo, che abbiamo messo dentro la pasta, la mettiamo a 11, dovete fare conto che il piano consuma intorno a 11.700 watt, che l'acqua sta bollendo. E questo è il fuoco, quello più grande. Ripeto, chiamo fuoco, ma sono delle piastre. Benissimo, spengo, vedete che va a 0. Qui mettiamo che stiamo cucinando delle bistecche, lo mettiamo a 10, 11. E il consumo per cucinare delle bistecche siamo a 650 watt-ora di consumo, 640, 650, poi andrà a modulare lui in base a quello che serve. Ma come avete visto prima stava già per bollire. A 11 già siamo a rischio di bruciare le bistecche. Spengo anche questo, andiamo a mettere il pentolino del tè, ad esempio, che ha questa superficie così piccola, la mettiamo anche a 9 e andiamo a vedere a 9, mettiamolo anche a 12, dai, così esageriamo un po'. A 12 siamo a 160 watt. Perché così poco e questo me ne consumava 600? Perché va in base alla superficie. Io adesso metto 350, adesso aspettiamo un attimo che module, 12, siamo a 330 watt. Guardate, io stacco il pentolino, quindi lui non me lo rileva più. Guardate il consumo, 3,0 watt-ora, 3 watt ora. Lo riappoggio e riparte, perché lui se non rileva la pentola si spegne, non sta più consumando ed è un fatto di sicurezza anche questo. Metto a 0 e adesso facciamo l'ultimo, che è sempre questo fuoco qua un po' più piccolo. Lo mettiamo a 10 con una superficie un po' più grande e vedete che sta consumando 500 watt. Vado a 12 e ne consuma 578. Tutto qui, signori. Quello che volevo dimostrarvi è questo. Spero che sia stato chiaro. Vedete che tutte le dicerie che dicono consuma 5 kW, 6 kW, 7 kW, ma quello lo consuma se mettiamo tutti i 4 i fuochi al massimo. Ma quando useremo tutti i fuochi al massimo? Cioè, è quello che non riesco a capire quando dicono certe cose, anche certi venditori, che dicono delle cose che non sono reali. Questi sono i dati reali, questi sono i dati di una famiglia che usa normalmente il piano induzione. Tutto qua, quello che volevo dimostrarvi. Poi, adesso spegniamo tutto, quindi abbiamo spento tutto quanto, come vedete siamo andati a 0 e volevo vedere un attimo, adesso continuo a leggere, quanto abbiamo consumato nell'ultima. Abbiamo consumato 300 watt di corrente. 300 watt per 30 centesimi che costa un kilowattora, ok, quindi 300 watt-ora per il 30 centesimi che costa sono neanche 9 centesimi di euro per aver, vabbè, no, adesso non ho cucinato la pasta, ci volevano altri quarto d'ora, 10 minuti per fare il tutto, però avete visto in 10 minuti di cottura abbiamo consumato 9 centesimi di corrente. Adesso non lo so quanto consuma un piano a gas, però era giusto per portarvi un piano a induzione, in questo caso qua, quanto ha consumato in 10 minuti, neanche, quindi anche che ci mettiamo mezz'ora a fare il pranzo, vedete che i consumi sono veramente molto molto bassi. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e a me serve tantissimo che vi iscriviate, più siete meglio è, e attivate il tasto delle notifiche se vi piace, altrimenti se non volete che vi arrivino le notifiche continue non è importante, l'importante è che vi iscriviate al canale che è gratuito. Grazie a tutti e arrivederci.